Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. La prima vera Inter di Christian Chivu è stata semplicemente uno spettacolo. 5-0 il risultato finale, l'aggressività come diktat tattico e una squadra che, oltre ad aggredire l'avversario, poi era subito pronta a verticalizzare. A tratti è stata anche una squadra bella da vedere e soprattutto una squadra che non ha concesso praticamente nulla in difesa. Quindi al di là poi dei demeriti dell'avversario è stata sicuramente un'ottima Inter. Andiamo con ordine, andiamo ad analizzare qual è stata, che tipo di squadra è stata la prima Inter di Chivu. Dico la prima perché è vero che Chivu aveva già allenato al mondiale per club, però insomma era arrivato da 10 giorni quando è iniziato il mondiale statunitense. Questa invece è effettivamente la squadra di Christian Chivu e sicuramente una squadra che ha ricevuto non pochi consensi. Innanzitutto iniziamo col dire che l'analisi prepartita che avevamo fatto in certi aspetti è stata rispettata. Perché? Perché già nei primi 8 minuti, già al primo e all'ottavo minuto abbiamo visto l'aggressività dell'Inter sui terzini del Torino e il Torino che andava in difficoltà nella gestione del pallone. Con i difensori del Toro che si sono trovati costretti ad appoggiare all'indietro e poi il portiere è andato al lancio lungo oppure ad alzare la palla e poi a perderla. E occhio perché anche quando abbiamo parlato di Sucic, che poi non ha agito nel ruolo vero e proprio di regista, però in costruzione si abbassava molto spesso. Ecco, l'Inter che costruiva aveva un Barella leggermente più basso, ma un Sucic che andava a dare l'appoggio. Tanto è vero che se andiamo a vedere le posizioni medie alla fine del primo tempo, troviamo, vedete, il numero 8 Sucic molto vicino a Barella, mentre Mkhitaryan era molto più vicino invece a Lautaro Martinez, andava tra le linee. Come detto, andiamo con ordine. Che tipo di Inter è stata? Innanzitutto ci sono state delle conferme, non soltanto nel risultato finale, ma anche in un aspetto che era stato un po' la forza dell'Inter di Simone Inzaghi, ovvero i calci piazzati. Ecco, al 18° il gol che ha sbloccato il match e diverse occasioni create dai piazzati, anche sulle seconde palle. Ecco, il Torino ha sempre sofferto i corner dell'Inter. E il gol fatto da Bastoni al 18° è un gol tutt'altro che banale, perché il cross di Barella era sì preciso, ma era fuori dallo specchio della porta. Bastoni bravissimo a spizzarla e a metterla dove per il portiere non c'è stato nulla da fare. Come dicevamo, andiamo con ordine anche dal punto di vista tattico, andiamo a vedere che tipo di Inter è stata sia in fase di non possesso, dove secondo me l'Inter a tratti è stata semplicemente perfetta, sia poi in fase di possesso. Come detto, in fase di non possesso l'Inter ha fatto dell'aggressività e del pressing alto un po' un diktat. Ecco, pressing o riaggressione quando si trovava in transizione negativa e poi verticalizzazione rapida. Come ha aggredito? Con un altro aspetto che avevamo già visto nel prepartita di ieri, quindi per chi l'ha visto avrà già notato che avevamo indicato la possibilità che il nostro vertice basso del centrocampo, mi aspettavo che sarebbe stato Sucic, però poi in realtà, ecco, già ieri avevamo parlato del ballottaggio, ma quando l'Inter andava ad aggredire alto il Torino, non lo ha fatto costantemente per 90 minuti, come ovvio che sia, era impossibile anche dal punto di vista fisico, soprattutto al 25 agosto, ma quando aggrediva alto il Torino, cosa succedeva? Barella andava su Ilkan e quindi il nostro regista, almeno quello che andava ad occupare la posizione di regista, che poi Barella non è un regista puro, lo sappiamo benissimo, sul loro regista. Si accoppiavano praticamente i nostri due attaccanti con i loro difensori. Mkhitaryan andava sul terzino destro, su Lazzaro, mentre c'era Dumfries che andava su Biraghi, mentre Di Marco andava praticamente su Gonche. E questo ha creato diversi problemi al Torino. Già al 15° Di Marco forte su un gong recupera palla, si verticalizza subito, è stato un po' ecco uno degli aspetti che più mi è piaciuto dell'Inter, recupero palla e subito si verticalizzava, 2 tocchi, tiro di Sucic, poi è stato respinto da Israel. E allo stesso modo poi questa riaggressione alta intorno al 35° minuto ha portato poi al raddoppio. Aggressione alta, l'Inter recupera palla Sucic che praticamente di spalle ha trovato Thuram con una linea di passaggio perfetta, con Thuram poi che si è trovato a tu per tu col portiere avversario e ha fissato il risultato sul 2-0. Ecco, Sucic è un altro delle note positivissime della serata. Avevano parlato bene in tanti, era stato analizzato a più riprese e sicuramente era un calciatore che dal punto di vista tecnico aveva un'ottima qualità, però certo quello visto stasera è un centrocampista sublime,
uno che si fa davvero fatica a pensare possa essere un panchinaro o un'alternativa, un Sušić pronto praticamente in tutte le fasi di gioco, pronto a dare una mano in fase di non possesso, a dare una mano in costruzione, pronto ad andare tra le linee poi in fase di sviluppo e ad arrivare, ecco, anche a fare da rifinitore con alcuni passaggi che sono stati una gioia per gli amanti del calcio. È pronto anche a calciare in porta, perché poi è un qualcosa che a noi mancava da parecchio, un centrocampista che sulla tre quarti calciasse in porta. Ecco, l'ha fatto spessissimo Sušić, davvero una delle note positivissime della serata. Andiamo anche in fase di possesso. Come abbiamo visto, era Barella che spesso si abbassava, quindi che si trovava praticamente vicino ai difensori o proprio nella linea difensiva nella prima costruzione. Sušić andava a dare un aiuto, mentre Mkhitaryan faceva un tipo diverso di lavoro, o andava sulla tre quarti tra le linee, oppure andava a largo, a dare un ulteriore ampiezza al gioco dell'Inter. Quindi le due mezzali che comunque erano distanti tra di loro, molto più di quanto vedavamo invece con Inzaghi. Sušić che nella prima costruzione andava in appoggio, poi nella fase di sviluppo era bravissimo a buttarsi dentro, a buttarsi tra le linee, quindi a farsi trovare sulla tre quarti, e molto spesso da questa zona è stato anche un po' un rifinitore, è stato bravissimo a servire Thuram in occasione del gol, aveva dato un altro pallone splendido a Dumfries prima del gol di Thuram. Insomma, un Sušić che è stato davvero strepitoso in tutte le fasi di gioco. Dicevamo, è stato poi un Inter che molto spesso andava anche alla ricerca della verticalità e a cercare subito gli attaccanti che, come si sono comportati, un po' come era anche prevedibile, Lautaro più incontro all'azione, mentre Thuram ad attaccare la profondità. Ecco, Lautaro è stato un calciatore strepitoso, al di là del gol, ovviamente non per qualità tecniche che certo non erano in discussione, ma per l'abnegazione, per il modo in cui ha sempre lottato, non si è mai risparmiato. L'abbiamo trovato all'interno della nostra metà campo, un calciatore che ha collegato i reparti, e anche il gol poi, al di là del fatto di finire sul tabellino dei marcatori, è stato bello il modo in cui è andato a cercarselo, un calciatore che ci crede sempre, e appunto credendoci poi, ecco, proprio con quel pressing che ha portato quasi individualmente in quell'occasione, ha costretto all'errore la difesa del Torino e ha trovato il gol, tra l'altro pressing alto, che è stato determinante poi anche in occasione dell'ultimo gol, quello di Bonny. Insomma, un Inter che con questi diktat ha messo puntualmente in difficoltà il Torino. Ecco, gioco in verticale che spesso andava a cercare proprio Lautaro e Thuram, e i due si sono comportati benissimo. Ecco, abbiamo visto una Tula davvero in forma smagliante, e quindi che hanno dialogato bene tra di loro, che sono riusciti, che hanno dialogato benissimo anche con i centrocampisti, e quando la Tula gira in questo modo, ovviamente per gli avversari sono dolori. Altro punto che è sicuramente una nota positiva della serata è stato il fatto che l'Inter non ha concesso praticamente nulla al Torino. Ecco, era una squadra che quando attaccava a volte aveva quasi tutti gli effettivi nella metà campo avversaria, aveva una difesa alta, però è stato un Inter che ha sofferto pochissimo anche grazie a delle marcature preventive fatte bene, soprattutto da Acerbi e Pavard. Ecco, erano sempre molto attenti, quindi un Inter che è riuscita a recuperare il pallone alto e non ha sofferto le imbucate, cosa che era stato un po' il tallone d'Achille di questa estate, delle amichevoli precampionato. L'Inter non ha concesso praticamente quasi mai la profondità, quindi questa è sicuramente una delle note molto positive della serata. Naturalmente, come diciamo di solito, è solo la prima giornata, quindi è ancora un calcio, non dico calcio d'agosto perché ovviamente sono partite ufficiali e sono 3 punti pesanti. Va preso, ovviamente il tutto va contestualizzato, magari ci sono stati dei demeriti del Torino e su questo non ci sono dubbi, anche i Granata ci hanno messo del loro, però sicuramente è uno di quei risultati che lascia ben sperare, che dà una grandissima iniezione di fiducia sia per quanto riguarda alcuni singoli, e sotto questo aspetto è sicuramente positivo anche il gol di Bonny, che è entrato molto bene in partita. Ottimo la palla che ha fornito a Mkhitaryan, dove poi l'Armeno ha trovato l'esterno della rete. Molto bene poi ovviamente in occasione del gol, quando
si è dimostrato comunque freddo in area di rigore, quindi ecco, questa è sicuramente un'iniezione di fiducia un po' per tutto l'ambiente, con un Inter bella e convincente, sicuramente era importante, anche visto un po' lo scetticismo da una parte della tifoseria, per un mercato che non ha visto dei fuochi d'artificio, per qualcuno che storceva anche un po' il naso e lo storce ancora al nome di Christian Chivu in panchina. Ecco, se questo è l'Inter di Chivu, se queste sono le premesse, sicuramente lascia molto ben sperare questa squadra, quindi sicuramente Inter assolutamente positiva anche al di là del risultato, proprio per atteggiamento. Auguriamoci che questo sia soltanto l'inizio, ma sicuramente, ecco, io ieri avevo detto di essere molto fiducioso, di essere ottimista sia in vista del Torino sia in vista del campionato. Ovviamente ottimismo sicuramente rafforzato dalla prestazione di questa sera. Ragazzi, vi ricordo anche domani sera alle ore 21:30 la live con i nostri ospiti. Sfruttiamo come sempre anche la sezione commenti per confrontarci. Fatemi sapere la vostra su cosa ne pensate di questa Inter, quali sono le sensazioni su questa Inter di Christian Chivu, se è una prestazione che in un certo senso può essere un po' il lascia passare per una grande stagione, se è soltanto la prima partita, o se comunque ecco, se è soltanto la prima partita secondo voi e quindi rimanete comunque un pizzico scettici. Insomma, come al solito sfruttiamo i commenti anche per confrontarci sulle nostre idee. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.